Lascio la parola al professor Giorgetti che esporrà il discorso Origini della vita ed esobiologia. For the English speaker you should have the translated talk in the notes printed. And then I leave the stage to Professor Giorgetti. Lascio professore. Bene, buongiorno a tutti. Origini della vita ed esobiologia sono due argomenti che, nonostante le apparenze, sono estremamente correlati tra di loro. Tant'è vero che in pratica tutti coloro che si occupano di esobiologia fanno riferimento ai risultati delle ricerche di chi si occupa di origini della vita. Spesso succede viceversa e ancora più spesso c'è una identità tra i gruppi di ricerca. Per esempio, i gruppi di ricerca passati e presenti della NASA, che in teoria sono esobiologi, si occupano spesso proprio di origini della vita. E c'è da dire che l'esobiologia, cioè la possibilità di vita su altri pianeti e quali caratteristiche possa avere questa vita, è una scienza a tutt'oggi esclusivamente teorica, perché fino ad oggi non è stato riconosciuto, almeno ufficialmente, nessun organismo extraterrestre, anche se ci sono, diciamo, dei forti indizi per quanto riguarda il permafrost del pianeta Marte, per quanto riguarda l'atmosfera venusiana a 50-60 km d'altezza, e forse ci sono dei deboli indizi per quanto riguarda gli oceani sotterranei dei due satelliti Europa e Encelado, però finora non è stato scoperto assolutamente niente. Eppure, nonostante questo, non solo gli esobiologi, che naturalmente è la loro professione, e chi si occupa di origini della vita, ma anche astronomi, cosmologi, biologi, biochimici, geologi, chimici, in gran parte sono convinti, più o meno convinti, dell'esistenza di forme di vita su altri pianeti fuori dalla Terra. Addirittura si hanno delle affermazioni lapidarie, perentorie, come quella del premio Nobel Christian de Duve del 75, che una ventina di anni più tardi, nel 95, se ne è uscito con questa affermazione molto lapidaria, dicendo testualmente che la vita è una manifestazione obbligatoria della materia destinata a nascere tutte le volte che le condizioni sono adatte. E più avanti che la vita è un imperativo cosmico e l'universo è traboccante di vita. Da dove viene questa perentorietà, questa, si può dire, sicurezza, ripeto, condivisa da molti scienziati, sia nel settore biologico che nel settore della fisica astronomica e della cosmologia? Viene essenzialmente dalla accettazione più o meno completa di due insiemi di teorie che qualche volta vengono impropriamente chiamate postulati, perché almeno il primo appunto è un insieme di teorie, quindi non è un postulato, non è immediatamente evidente e diciamo, qui lo posso dire, che più che animato da una sua logica stringente, sembra animato da una impostazione ideologica, che è diverso dalla logica. Che cosa dice questo? Continuiamo a chiamarlo primo postulato perché è così che viene definito normalmente dalla scienza ufficiale. Il primo postulato dice essenzialmente due cose fondamentali. La prima è che la vita deriva casualmente dalla materia non vivente, dal mondo minerale. Quindi è una sorta di resurrezione di quella abiogenesi, la vita deriva dalla non vita alla quale credevano molti popoli antichi e anche diversi pensatori, filosofi, scienziati del passato, addirittura fino ai primi anni del XIX secolo,
ma che fu chiaramente già demolita come verità, come legge vera da Francesco Redi, da Lazzaro Spallanzani, poi da ultimo per Luigi Pasteur, che ha messo proprio la pietra tombale su queste forme antiche, diciamo, di abiogenesi. Oggi però quell'abiogenesi di cui si parla nella scienza ufficiale è un'abiogenesi, diciamo, modernizzata, rivestita di una camicia scientifica aggiornata, una camicia chimica e biochimica. La seconda cosa che dice questo, appunto, primo postulato è che la vita non è scaturita direttamente dalla materia inanimata, cioè la prima cellula non si è formata dal mondo minerale, ma si è formata attraverso una sequenza, una serie di passaggi a complessità crescente, a partire appunto dalla formazione di molecole biologiche semplici, come possono essere i nucleotidi o gli aminoacidi, originatisi, questi sì, dal mondo minerale, da queste per sintesi successive, come si dice oggi purtroppo con un termine scorretto, ma purtroppo è entrato nell'uso comune, per polimerizzazione. Tra parentesi, un polimero è una ripetizione di monomeri tutti uguali. Gli aminoacidi non sono tutti uguali, sono 20, i nucleotidi sono 4 diversi, però ormai questo termine è entrato nell'uso. Si passa a molecole via via più grosse, più complesse, da maggior peso molecolare, fino ad arrivare alle proteine, a partire dagli aminoacidi, o agli acidi nucleici, a partire dai nucleotidi, e poi si arriva alla cellula. Questa sequenza, diciamo, in fondo è il risultato di una teoria vecchia di un secolo, di quella teoria che ancora oggi è conosciuta come teoria del brodo primordiale, prodotta in maniera indipendente da due grandi scienziati del secolo scorso, il sovietico Alexander Oparin e il britannico John Haldane, i quali ipotizzarono in maniera indipendente l'uno dall'altro che i fulmini, le radiazioni solari, non solo le radiazioni ultraviolette ma anche le altre, avrebbero esercitato un'influenza importante sui componenti dell'atmosfera primitiva, che allora si immaginava essere quella della nebulosa originaria da cui ha preso origine il sistema solare, cioè fatta essenzialmente da idrogeno, elio, metano, ammoniaca. Poi si è visto che invece che questa se n'era andata via, sappiamo che se n'era andata via nel giro di pochi milioni di anni o poche decine di milioni di anni. Comunque l'azione dei fulmini e degli ultravioletti avrebbero prodotto degli aminoacidi secondo Oparin o dei nucleotidi secondo Haldane, e da questi, andando avanti con le sintesi, in qualche modo, ho messo una serie di punti interrogativi, si sarebbe arrivati alle proteine da un lato e agli acidi nucleici dall'altro, e infine, con un altro grosso punto interrogativo, alla cellula. Questa teoria rimase a livello teorico per 30 anni e fu saggiata in laboratorio soltanto all'inizio degli anni 50. Nel 1953 presso l'Università di Chicago da Harold Urey e dal suo assistente neolaureato, dottorando di ricerca, Stanley Miller, in quell'esperimento che è rimasto poi famoso, con il quale i due scienziati costruirono un'apparecchiatura molto semplice ma abbastanza esplicativa, che doveva simulare in qualche modo le condizioni della Terra primordiale quando è nata la vita. In pratica l'apparecchio era formato da due palloni messi in comunicazione tra loro in due vie. Nel primo pallone, quello che vedete a sinistra, era un pallone fornito di un mantello riscaldante termostatato, era stata messa dell'acqua, erano stati insufflati in quest'acqua dei gas, di quelli che appunto si ritenevano essere i componenti dell'atmosfera primitiva, il calore faceva evaporare questi gas che passavano in un secondo pallone, nel quale erano sistemati due elettrodi collegati a un alimentatore. Le loro scariche elettriche avrebbero determinato, appunto, secondo Oparin, secondo Haldane e secondo Miller e Urey, la sintesi di qualche cosa fino ad arrivare addirittura alle cellule. Dopo una settimana di funzionamento, in realtà fu trovata
una certa quantità, una patina organica nel fondo. Però in questa patina organica chiaramente non c'è la traccia di cellule, noi possiamo dire tranquillamente oggi ovviamente non c'era nessuna traccia di cellule, ma non c'era neanche nessuna traccia di nucleotidi, né di proteine, ma neanche di peptidi o di oligonucleotidi, cioè neanche l'inizio di quelle sintesi che poi danno origine alle proteine da un lato e agli acidi nucleici dall'altro. C'erano solo degli acidi semplici, acidi organici semplici, il formico, l'acetico, il succinico, il lattico. C'erano anche un po', piccole quantità dei due aminoacidi più semplici, la glicina e l'alanina, e tracce dei due aminoacidi acidi, l'aspartico e il glutammico. Vedete però che, da quello che ho scritto prima, che ci sono due linee di pensiero. Vedete che Oparin era più legato alla primogenitura delle proteine, diceva no, sono nate prima le proteine. Haldane la pensava diversamente, dice no, sono nati prima gli acidi nucleici. E questo è rimasto poi per molti anni, anzi per decenni, come una sorta di divisione in due scuole di quella teoria che si chiama primo postulato. Da un lato il rappresentante principale, oltre naturalmente a Haldane, Sidney Fox, prima le proteine, dall'altro il capofila, diciamo, è stato per molti anni, almeno Leslie Orgel, prima gli acidi nucleici. Il mondo a proteine in realtà non ha avuto molta durata e molto successo. È chiaro che le proteine, come tutti sanno, sono fatte da mattoni che sono gli amminoacidi, però questi amminoacidi devono essere legati tra di loro. Il primo passaggio è un legame a formare una molecola relativamente piccola come può essere un peptide o un polipeptide per poi arrivare alle proteine. Però ci sono due problemi che non si è mai riusciti a spiegare. Un problema molto, molto di base, diciamo, è il legame peptidico, cioè gli amminoacidi per legarsi tra di loro a formare un peptide e poi una proteina reagiscono con l'eliminazione di una molecola d'acqua. Se ne va una molecola d'acqua dall'OH del COH della parte acida di un amminoacido insieme all'NH2 della parte amminica dell'amminoacido vicino, si elimina una molecola d'acqua e si forma un legame che si chiama legame peptidico. Il problema è che questo legame peptidico si forma nella cellula. Voi potete prendere tutti gli amminoacidi che volete, fargli quello che volete, cambiare pH, cambiare temperatura, mescolare, agitare, raffreddare, non succede assolutamente niente, perché per formarsi una proteina ha bisogno di un sostrato proteico e ha bisogno, per costruire questo legame peptidico, di un enzima che si chiama peptidiltransferasi, che contrariamente alla maggioranza degli altri enzimi è un enzima un po' particolare perché è un ribosima, cioè è un piccolo acido nucleico con funzione enzimatica. Quindi vedete c'è una dipendenza per la sintesi delle proteine dagli acidi nucleici. La seconda cosa molto più importante è che in una proteina, perché a caratterizzare una proteina non è soltanto il peso molecolare, non è la quantità e la qualità precisa di ognuno dei 22 amminoacidi cosiddetti proteinogenici, ma è l'ordine con il quale gli amminoacidi si succedono. Ebbene, questo ordine, la sequenza, la struttura primaria si chiama della proteina, è scritta sul DNA e da questo passa sull'RNA, l'RNA messaggero. Quindi se non ci sono gli acidi nucleici non c'è l'informazione necessaria a costruire una proteina che abbia un senso. Il mondo a RNA ha avuto un po' più di successo, però vi ricordo che l'RNA, come il DNA, cioè ogni acido nucleico, è fatto da nucleotidi. In un qualsiasi nucleotide troviamo 3 costituenti, c'è uno zucchero naturalmente che è un pentosio, 5 atomi di carbonio, può essere il ribosio nell'RNA o desossiribosio nel DNA, poi c'è una base azotata, purinica o pirimidinica, e infine c'è un gruppo o più di un gruppo di gruppi fosfato. In questo schemettino in giallo è riportato
un pentosio, può essere appunto il ribosio o il disossiribosio, attaccato al carbonio 1 c'è una base che può essere purinica, cioè adenina o guanina, o pirimidinica, citosina, timina nel caso del DNA, oppure citosina e uracile nel caso dell'RNA, e dall'altra parte c'è uno scheletro, i gradini, lo scheletro che lega insieme tutti i nucleotidi fatti da uno o più gruppi fosfato. Però anche per questo ci sono dei problemi. Come si fa a spiegare queste cose? Perché come si fa a spiegare ad esempio la sintesi casuale di un RNA che abbia un senso, cioè sia in grado di dare l'informazione per la costruzione della proteina in un brodo primordiale senza confini? È assurdo, è necessario che ci sia un confine, che il tutto sia contenuto in qualcosa che è una parete cellulare, cioè una cellula. E poi attenzione, perché ci sono altre cose, perché la sintesi tra lo zucchero, il ribosio e le basi azotate non è una cosa semplice, perché le basi azotate esigono per formarsi di un ambiente chimico diverso rispetto a quello in cui si formano gli zuccheri, quindi bisogna pensare a una loro sintesi in luoghi separati, magari distanti dalla superficie terrestre, e poi qualcosa o qualcuno che le unisce, perché altrimenti non si trovano. Poi ci sono delle sintesi che non avvengono assolutamente se non c'è l'enzima specifico. Per esempio il ribosio con la citosina non c'è verso di legarlo, il ribosio con l'uracile non c'è verso di legarlo, allora avremmo un alfabeto, perché è di alfabeto che si tratta, l'alfabeto è scritto con parole fatte di 3 lettere, fatte da 4 lettere, parole di 3 lettere nella scelta di 4 lettere a seconda delle basi azotate. Provate voi a scrivere un romanzo in cui manchi la metà del vocabolario, cioè più del vocabolario, manchi, ad esempio siano presenti soltanto le lettere dalla A alla L, tutte le altre non esistono. Provate a scrivere un romanzo intero utilizzando parole fatte solo con le prime 11 o 10 lettere. E poi il fosfato in un ambiente liquido precipita, non sta lì, quindi come si fa a legarle? Come hanno fatto? Come è successo che si sia potuto legare? È per questo che lo stesso padre nobile del mondo RNA qualche anno fa, all'inizio degli anni 2000, Leslie Orgel, cominciò a parlare di mondo a pre-RNA, cioè prima dell'RNA ci deve essere stato qualcos'altro, qualcosa di più semplice a nascere, qualcosa di più semplice ad autocostruirsi spontaneamente. E lui pensava in particolare agli acidi treonucleici, i TNA, che sono simili, diciamo, agli acidi nucleici, però hanno al posto del ribosio uno zucchero a 4 atomi di carbonio. Altri invece suggerirono che ci potevano essere stati dei PNA, cioè degli acidi peptidonucleici. Tutto bene, è più facile con questi. Il problema è che questi acidi non esistono. Non esistono in natura, sono soltanto sintesi di laboratorio. Esattamente come la PET, il polietilene, eccetera, il PVC, polivinilcloruro, sono prodotti di laboratorio, non è che esistono in natura, non è che la natura li abbia creati, figuriamoci se è in grado di creare cose ben più complicate di questi polimeri, di quelli che ho nominato ora. E comunque il problema poi si può anche arrivare a immaginare, ci sono delle probabilità fatte di esci elevato a potenze negative che vanno a seconda da un minimo di 100 nelle ipotesi più ottimistiche fino a meno 2000 nelle ipotesi reali. Il problema è la cellularizzazione. C'è un docente, peraltro agnostico, dell'Università di Yale, che ha stimato qual è la probabilità che una cellula si sia formata e si possa formare in maniera causale. Equivale a 1 fratto 10, 10, attenzione, elevato alla potenza 340.000, cioè voi dovete avere una ventina di volumi
della Treccani riempiti da una 0, e una serie di zeri finché si ritrova sull'ultima pagina dell'ultimo volume un 1, cioè è una cosa impossibile. Tant'è vero che lo stesso evoluzionista Jimmy Golliard una decina d'anni fa ha scritto in un suo articolo che dice per spiegare le origini della vita non è che manchino le teorie, è che sono troppe e che sono tra l'altro tutte in contrasto tra di loro, perché ognuno dice quello che gli pare, e in ogni caso testualmente quello della cellularizzazione del materiale genetico è un ambito ben al di là delle speculazioni che attualmente è possibile formulare. E con questo direi che si chiude qualsiasi argomento sulle origini spontanee. Allora c'è chi ha pensato a una soluzione alternativa. La vita non è nata spontaneamente sulla Terra, è arrivata da qualche altra parte, da spore provenienti dallo spazio. Addirittura c'è chi, come il professor Francis Crick, che addirittura è premio Nobel nel 62 per aver scoperto la struttura del DNA, che ha detto che la vita è stata portata volontariamente sulla Terra da una civiltà extraterrestre molto avanzata. Si può dire tutto, chiaramente, anche se siamo ai limiti della fantascienza. Qui sono alcuni dei nomi, c'è anche Fred Hoyle, che hanno coltivato questa idea. Però il problema è che le origini fuori della Terra potrebbero risolvere come si è originata la vita sulla Terra, cioè è arrivata sulla Terra, ma da qualche parte deve essere pur venuta fuori, quindi sposta semplicemente da un'altra parte il problema. Dopo le origini, per gli evoluzionisti di tipo darwiniano, i problemi non sono finiti naturalmente, sono note le critiche a tutte le varie forme di evoluzionismo darwiniano. Io voglio ricordare soltanto molto sinteticamente 4 eventi veramente particolari, difficili a spiegarsi con il meccanicismo darwiniano e post-darwiniano. La comparsa della fotosintesi, quella ossigenica, la comparsa degli eucarioti e dei pluricellulari e la comparsa della riproduzione sessuata. Mi ha sempre sorpreso la complessità estrema della fotosintesi, anzi, negli ultimi anni rispetto a quando ero studente, di tempo ne è passato, la mia sorpresa è aumentata. Io rimango sconvolto dalla complessità e dalla bellezza chimica di questo processo, una cosa veramente che fa venire la pelle d'oca per la complessità e la perfezione, tant'è vero che fa venire in mente la complessità irriducibile. E che è stata opera, i primi fotosintetizzatori sono stati dei batteri che esistono tutt'oggi. I cianobatteri, un tempo chiamati cianoficee o alghe verdi azzurre, e veniva datata fino a poco fa a 2 miliardi e mezzo la nascita, 2 miliardi e mezzo di anni. Perché 2 miliardi e mezzo di anni? Sono la stragrande maggioranza dei depositi di ematite. L'ematite è un ossido di ferro, non si potevano formare gli ossidi sulla Terra se non c'era ossigeno, e ci voleva qualcuno che lo produce l'ossigeno. Il problema è che questi cianobatteri, che sono costruttori di strutture particolari chiamate stromatoliti, queste strutture globose, rocciose globose a sezione di tanti strati sovrapposti, ce ne sono di molto più antiche, sono state scoperte proprio recentemente in Australia e ancora di più in Groenlandia, delle stromatoliti oltre i 3 miliardi e mezzo di anni fa. Quindi in un passato antichissimo vuol dire che c'erano dei cianobatteri. Poco dopo la nascita della Terra c'era una fotosintesi così complessa. Come fa a essere nata per gradi e così presto? Inoltre poi da ecologo io mi chiedo sempre come facciano degli organismi, o come abbiano fatto degli organismi anaerobi a nascere in un mondo anaerobio, organismi che hanno bisogno di ossigeno, che si mettono a produrlo, ma è per gli altri.
perché finché non ce n'è tanto loro non lo possono respirare, viene tutto catturato dal ferro. Però vabbè, questa è una cosa che tengo per me, può darsi che mi sbagli. La comparsa degli eucarioti, cioè delle cellule come protozoi, e poi come tutte le nostre cellule, di tutti gli animali, di tutti i funghi, di tutte le piante, sono cellule più complesse addirittura del complesso batterio. E la stessa cosa come sono comparsi i pluricellulari. Oggi si spiegano da alcuni evoluzionisti, si sono originati a causa della associazione collaborativa tra più unità procariotiche. Cioè una cellula eucariote sarebbe soltanto la somma di più cellule batteriche che si sono messe insieme per collaborare. E un pluricellulare è venuto fuori perché più cellule eucariote si sono messe insieme per collaborare. È la cosiddetta teoria endosimbiotica seriale della biologa americana da poco scomparsa Lynn Margulis, la quale però rivoluziona completamente il darwinismo. Non c'è più la lotta tra le specie a guidare l'evoluzione, ma la collaborazione addirittura. E l'evoluzione non avviene più a causa di mutazioni. Capisco che quella era una cosa molto debole, perché per mutazioni non si spiega la nascita dei grossi gruppi tassonomici. Non più per mutazione, ma per associazione. È un pochino più credibile del darwinismo sia classico, sia antico, che di quella attuale. Infatti questa teoria è odiata, è rifiutata assolutamente da tutti quei biologi molecolari e quei genetisti delle popolazioni che invece sono ancora legati al darwinismo. Ma quello che fa più sensazione è la nascita della riproduzione sessuata, che ha dovuto prevedere una divisione particolare, complessa, come la meiosi, per dare origine a dei gameti aploidi, i quali poi si devono trovare insieme, il maschile e il femminile, per dare origine a un nuovo individuo. È riconosciuta dagli stessi evoluzionisti come un paradosso. Non riescono a spiegarlo, lo considerano un paradosso evolutivo. La giustificazione che portano è questa, che in questo modo si evitano danni per l'eventuale comparsa di mutazioni negative, magari letali. Però il darwinismo ci dice che è vincente quella popolazione che si riproduce di più, perché se chiediamo a un darwinista ma chi è il più adatto, perché loro parlano di fitness, no? E loro risponderanno, è quello che si riproduce di più. Poi gli chiedete chi è quello che si riproduce di più? È il più adatto. Da questa tautologia, che è un po' ridicola, non si esce, perché in realtà con la comparsa del sesso si ha un rallentamento nella riproduzione. È necessario che i due gameti si uniscano. Il 50% della popolazione serve solo a produrre gameti, non serve ad altro. I maschi, il 50% della popolazione, non servono, perché a produrre figli è solo la femmina. Invece in una popolazione asessuata tutte le cellule si riproducono. E poi è costosa la riproduzione sessuale, pensate a tutti gli adattamenti, le livree del pavone, degli uccelli, pensate ai palchi dei cervidi che si perdono ogni anno e tutti gli anni devono essere rinnovati. Quanta energia viene sprecata che potrebbe essere destinata alla riproduzione vera e propria. Poi i rapporti tra i partner a volte sono conflittuali e questo rallenta naturalmente ulteriormente la riproduzione. Quindi la conseguenza è che una popolazione asessuata da un punto di vista numerico è sempre asessuata, è sempre vincente su una popolazione. E questo sballa completamente il discorso darwiniano, ma quello che mi fa, devo dire, tenerezza o almeno sorridere è la giustificazione, la loro portata. Vedete che con questo discorso, grazie alla combinazione meiotica, si riducono i rischi che mutazioni deleterie si diffondano nella popolazione. Qui c'è del finalismo puro. Cioè il caso che ha voluto la riproduzione sessuata non solo è intelligente, ma è anche
preveggente, perché prevede che un domani ci potrà essere qualcosa. Cioè io accetto questo svantaggio che ho oggi con la riproduzione sessuata perché forse domani... un caso che ha queste caratteristiche ha un nome diverso secondo me dal caso. Il secondo postulato deriva esattamente dal primo, cioè ci dice che se la vita è comparsa sulla Terra può essere comparsa anche da tutte le altre parti dove ci sono condizioni cosiddette di abitabilità, cioè similitudine con la Terra. Questo vuol dire prima di tutto ruotare intorno a una stella d'Atta. Le stelle d'Atta naturalmente sono quelle come il Sole, cioè stelle della classe spettrale G, quelle gialle, ma sono ammesse dagli studiosi, dagli esobiologi, anche le ultime sottoclassi della classe F e le prime sottoclassi della classe K. L'importante è rimanere in una temperatura della fotosfera delle stelle compresa tra i 4100 e i 7000 Kelvin. Guardate che le classi stellari sono indicate da delle lettere che non sono altro che le iniziali della semplice frase "Oh, be a fine girl, kiss me". Ecco perché queste cose strane. C'è anche da dire che queste stelle, tra l'altro, hanno una vita lunga e quindi la vita si può sviluppare anche in tempi molto lunghi. Le classi delle stelle giganti, le O e le B, le giganti azzurre o bianche, hanno una vita di poche decine o centinaia di milioni d'anni e quindi non ci sarebbe il tempo di dare garantire uno sviluppo adeguato. E poi tra l'altro emettono delle radiazioni fortissime che non renderebbero impossibile l'abitabilità. Quindi ci vogliono stelle con quelle caratteristiche a luminosità costante. Possono essere anche delle stelle variabili, basta che non siano delle variabili intrinseche, ma che la loro variabilità sia solo apparente, quella si vede noi, perché magari si tratta di stelle doppie. E il pianeta candidato deve avere delle caratteristiche simili a quelle della Terra. C'è anche chi dà una grande importanza alla presenza di un grosso satellite per la stabilizzazione dell'orbita che abbiamo noi, non so quanti altri pianeti lo possano avere. Quanti sono i pianeti? Non sappiamo quanti possono essere pianeti simili alla Terra, ma prendendo in mano la classica equazione di Drake che ci dice, cerca di dare una risposta su quante civiltà intelligenti sono in grado di comunicare con noi oggi, e eliminando da questa equazione tutti quei fattori che riguardano la presenza di vita intelligente, appunto, arriviamo a un valore di 9 miliardi, per la precisione 9,26 miliardi come stima, di pianeti della nostra galassia che possono ospitare la vita. Può essere vero questo? Potrebbe essere vero se fossero veri i postulati. Il primo, così come viene presentato, non è vero, ma anche ha presentato in maniera diversa, cioè se nei due postulati al posto del caso fosse messa un'intelligenza, un progetto intelligente, allora io dico sì. Sarebbe possibile anche l'evoluzione, non solo quella biochimica, ma quella biologica dopo. Grazie.